Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo una passeggiata da Victoria Station a Westminster Bridge. Partiamo dalla Victoria Station, che sorge nella zona di Westminster ed è un nodo cruciale per i collegamenti ferroviari ed il principale terminal degli autobus di Londra. La stazione nasce il 1 ottobre del 1860 con l'apertura della struttura che si affaccia su Victoria Street, mentre il 25 agosto del 1862 viene inaugurata una seconda stazione con entrata su Wilton Road. La stazione, che fu il punto di partenza di uno dei treni più famosi, l'Orient Express, oggi collega Londra con l'aeroporto di Gatwick ed è la seconda stazione per traffico di passeggeri di Londra, dietro solo a Waterloo, sia per il traffico ferroviario che per quello della metropolitana, utilizzata nel 2018 da più di 84 milioni di persone. Percorrendo Victoria Street si incontra al centro commerciale di Create Victoria, dove poter fare una sosta nel giardino pensile. Di fronte si trova la cattedrale cattolica di Westminster in stile bizantino paleocristiano e con all'interno splendidi marmi e raffinati mosaici. La sua costruzione iniziò nel 1895 a cura dell'architetto vittoriano John Francis Bentley e venne ultimata 8 anni più tardi. La strada procede verso il cuore di Westminster, tra negozi e nuove costruzioni, tra cui il nuovo palazzo di Scotland Yard. Alla fine della strada entriamo nel cuore di Westminster in Parliament Square. Alla nostra destra possiamo ammirare Westminster Abbey, sede dal 1066 di tutte le incoronazioni e di molte cerimonie reali, tra cui 16 matrimoni. Di fronte troviamo una chiesa metodista e il monumento che ricorda gli allievi della Westminster School, caduti durante la guerra di Crimea e l'ammutinamento indiano tra il 1854 e il 1858. La costruzione dell'abbazia iniziò nel 1065. Nel 1220 si modificò il progetto e prese l'aspetto di una cattedrale gotica, ma è solo nel 1745 che si completarono le torri occidentali, restituendoci l'abbazia come la conosciamo oggi. Nell'abbazia riposano o vengono ricordati più di 3.000 illustri personaggi inglesi e non, tra cui Sir Isaac Newton, Charles Dickens, Laurence Olivier, Oscar Wilde, Martin Luther King, Sir Winston Churchill. Poco più in là si trova la Parliament Square Garden, patrimonio dell'UNESCO dal 1987. Il giardino sorge sul sito di un antico monastero, demolito nel 1780. E riprogettato nel 1948 dopo il bombardamento di Westminster. Nel corso degli anni seguenti sono state poste statue in bronzo a ricordo dei personaggi famosi che si sono battuti contro l'apartheid e il razzismo. Oltrepassando il Parlamento di Westminster troviamo il Victoria Tower Gardens, un piccolo spazio verde nel cuore di Londra con alcuni monumenti che celebrano la libertà. All'ingresso del parco è possibile ammirare la Victoria Tower, dalla cui porta il sovrano entra per la solenne cerimonia d'apertura del Parlamento. Inoltrandoci nel parco incontriamo la statua dei borghesi di Calais. Questo calco, il cui originale si trova presso il municipio di Calais in Francia, ricorda come 6 cittadini di spicco della cittadina francese offrirono la propria vita durante la guerra dei Cent'anni per salvare la città dall'assedio.
Il parco offre al visitatore una vista privilegiata lungo il Tamigi dal London Eye al Lambeth Bridge. Nella parte sud del giardino è situato il Buxton Memorial, che celebra il deputato Thomas Buxton, che si adoperò per l'abolizione della schiavitù. Ritornando sui nostri passi, incontriamo gli Abingdon Street Garden, un giardino semplice adornato con una scultura di Henry Moore, semplicità che crea un piacevole contrasto con la vicina abbazia e il Parlamento. Avvicinandoci alla fine della passeggiata, incontriamo il Westminster Bridge. Il ponte, costruito sul fiume Tamigi, collega Westminster dalla parte nord a Lambeth sulla riva sud di Londra. Aperto nel 1862, costruito in ferro, è costituito da 7 arcate con decorazioni neogotiche. Il fiume, che con l'alta marea all'altezza del London Bridge ha una profondità di 7 metri ed una larghezza massima di 240 metri, è navigabile e percorso da numerosi battelli di linea e non di rado si possono vedere navi di grosso cabotaggio arrivare fino al London Bridge. I percorsi pedonali lungo il Tamigi permettono di godere a pieno il fiume e le svariate attività che si incontrano lungo il percorso. Nelle vicinanze del Westminster Bridge è possibile trovare il Sea Life London Aquarium e la London Eye, la famosa ruota panoramica da cui si gode una vista a 360 gradi e sede dei festeggiamenti con fuochi pirotecnici dei capodanni londinesi. Il colore dominante del ponte è il verde e in assonanza con il colore della Camera dei Comuni, che ha sede nel palazzo di Westminster che confina con il ponte, in contrasto con il colore rosso del Lambeth Bridge che ricorda la Camera dei Lord. Eccoci giunti alla fine del nostro video. Ti ringrazio di avermi seguito fin qui e se il video ti è piaciuto ricordati di mettere un like, di iscriverti al canale e di spuntare la campanellina per ricevere gli avvisi sui prossimi video. E se vuoi sostenere il canale trovi il link in descrizione. Grazie e a presto!